Ciao amici di Access2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. Pensateci bene, qual è uno dei pochi strumenti rimasti nell'automobile che nel corso degli anni non ha subito nessun cambiamento o quasi? Beh, sicuramente questo, ovvero lo specchietto retrovisore. Più nello specifico, quello nelle mie mani è il modello A960 della Jansan. Ma come potete intuire dalla sua confezione molto anonima, sono presenti in commercio vari modelli, tutti molto simili a questo e prodotti da vari marchi. Ma la sua particolarità quindi qual è? È presto detto ragazzi, infatti basta accenderlo per accedere al suo sistema operativo integrato Android 8.1 coadiuvato da 1 GB di RAM e 16 GB di memoria di archiviazione che lo rendono un vero e proprio tablet Android a portata del vostro dito. Ora, prima di analizzarlo più nel dettaglio, mettiamolo un attimo da parte e vediamo cosa troviamo nella sua confezione. A dire il vero è presente il minimo indispensabile: lo specchietto retrovisore smart, il cavo di alimentazione mini USB da collegare all'accendisigari della vostra auto, il modulo GPS da collegare allo specchietto, la retrocam con tanto di cavetto per collegarla al fanale posteriore dell'automobile, quindi per farla accendere quando inseriamo la retromarcia. Io sinceramente non l'ho usata perché la mia auto è già dotata di retrocamera. Un piccolo manuale di istruzioni che dice poco o niente è scritto davvero in minuscolo. Elastici di gomma che servono per ancorare il nostro specchietto smart allo specchietto originale della nostra automobile. Infatti un aspetto molto positivo di questo specchietto retrovisore smart è che non dovremo scollegare, smontare lo specchietto originale, ma basterà ancorare questo usando i due comodi laccetti di gomma. È universale e può essere facilmente adattato a qualsiasi specchietto. Presenta nella parte frontale un display da 10 pollici o per la precisione da 9.66 pollici che, come vedete in queste immagini, ha lo stesso potere riflettente dello specchietto originale della vostra auto. Nella parte inferiore troviamo un singolo tastino per l'accensione e il microfono. Invece nella parte superiore troviamo l'ingresso mini USB per l'alimentazione, l'ingresso per la retrocamera, l'entrata per la micro SD e per la SIM telefonica. Sì ragazzi, perché questo specchietto è dotato di connettività 4G e infine il collegamento per il modulo GPS. Piccolo appunto, io non so perché non abbiano implementato il GPS direttamente all'interno di questo specchietto, ma è esterno e questo comporta che dovremo allungare il filo e farlo girare per la nostra auto. Comunque è davvero facilissimo. Io ho fatto passare sia il cavo di alimentazione sia il cavo del GPS dal tettuccio della mia auto scendendo per il montante destro e il GPS l'ho montato sulla parte anteriore sotto il vetro dell'auto. Invece il cavo di alimentazione ho continuato a farlo scendere nascondendolo dietro al cassetto del passeggero per poi collegarlo all'accendisigari della mia auto. Questa è un'operazione che vi porterà via al massimo una decina di minuti, davvero semplicissimo. Volendo potreste anche non collegarlo all'alimentazione in quanto è dotato di una batteria incorporata, però la sua autonomia è attorno a un'ora, un'ora e mezza, non è tantissimo. Io vi consiglio di far passare comunque il cavo di alimentazione. Nella parte posteriore invece, come vedete è costruito davvero molto bene con materiali molto buoni, troviamo la placchetta di metallo per dissipare il calore e la dashcam frontale Full HD con un FOV di 120 gradi è totalmente orientabile. È possibile anche estrarla di qualche centimetro per adattarla anche agli specchietti più grandi. Rimuovendo la cornice frontale, voi non fatelo altrimenti andate ad invalidare la garanzia, scopriamo che sono presenti due pannelli. Quello frontale è il pannello touch che è riflettente, mentre sotto di lui troviamo il display vero e proprio. Ora l'abbiamo collegato e siamo pronti ad accenderlo ed utilizzarlo. Se lo avremo collegato all'alimentazione tramite l'accendisigari
accendisigari della nostra auto, quando andremo ad accendere il quadro elettrico e ad avviare il motore della nostra automobile, andremo anche ad avviare automaticamente questo specchietto smart, che inizierà subito a registrare tramite la sua dashcam frontale. Ed è ovviamente proprio questa, la dashcam frontale, l'aspetto principale di questo specchietto, che può fare tutte le cose del mondo, ma prima di tutto deve essere una buona dashcam. Sarà così? Sì ragazzi, ma l'aspetto davvero fantastico di questo specchietto è che la sua dashcam frontale è perfettamente centrale e andrà quindi a catturare ogni minimo dettaglio davanti ai nostri occhi. Inoltre, grazie al suo GPS, oltre alla data e l'orario presenti su qualsiasi dashcam, avremo anche due dati molto importanti non presenti su altri modelli senza GPS, ovvero le coordinate sempre aggiornate e la velocità del nostro veicolo. Queste sono due informazioni molto importanti in caso di incidente e da mostrare alla nostra assicurazione. Ovviamente non si tratta di una fotocamera professionale, ma la sua qualità di registrazione è comunque più che decente e si riescono a leggere benissimo anche le targhe. Inoltre questa dashcam si attiva automaticamente anche con la nostra automobile spenta quando va a rilevare nella parte frontale, quindi davanti alla nostra auto, un movimento sospetto, magari qualcuno che sta parcheggiando, un ladro, si attiva e registra subito. E se avete inserito una SIM telefonica al suo interno, vi invierà automaticamente un messaggio, una notifica sul vostro smartphone. Parliamo della SIM telefonica. Secondo me è molto comoda inserirla al suo interno per un paio di aspetti molto positivi. Innanzitutto potremo scaricare qualsiasi applicazione. Potremo utilizzare il navigatore come Google Maps, quindi usufruendo del traffico e di tutti i servizi tramite rete dati, e potremo anche attivare l'hotspot direttamente dallo specchietto, che quindi diventerà una fonte di wifi gratuita per tutti i passeggeri della nostra automobile. Come vedete, dietro di noi c'è Stefania che sta riprendendo. Ciao Stefania! E la qualità riflettiva di questo specchietto, non so nemmeno se si può dire qualità riflettiva, ma vabbè, io lo dico così capite tutti, beh, è davvero ottima, è sicuramente paragonabile allo specchietto originale. Potremo accedere al lettore musicale che di base utilizza Spotify, ma potrete inserire qualsiasi lettore musicale voi vogliate, accedere tramite Bluetooth al vostro telefono per effettuare e ricevere chiamate o per riprodurre della musica. Abbiamo anche la radio FM e la riproduzione video per andare subito a riprodurre tutte le immagini e video catturate e registrate dalla dashcam frontale del nostro specchietto smart. Vi consiglio, se c'è qualche video che volete salvarvi perché è importante, di andare a recuperarlo dalla microSD, perché una volta che la microSD appunto è piena andrà automaticamente a sovrascriversi l'ultimo file salvato. Abbiamo poi anche un gestore di documenti ed infine l'elenco delle applicazioni da cui potremo accedere a tutte le applicazioni preinstallate o scaricate. Ovviamente stiamo parlando di un display da 10 pollici molto particolare nelle dimensioni, quindi non tutte le applicazioni saranno ottimizzate per questa dimensione, per questo formato di pannello. Voi provate a scaricarle e vedete quelle che funzionano meglio. Comunque quelle preinstallate funzionano tutte davvero senza problemi, tra cui la comodissima applicazione di YouTube. Tramite YouTube potremo riprodurre i nostri video praticamente ovunque. Ma attenzione alla sicurezza, punto molto importante su cui torneremo tra poco. Io ho installato anche Telegram per dare subito un'occhiata al mio canale delle offerte mentre sono fermo con la mia automobile. Mentre a sinistra potremo accedere alla funzionalità ADAS, ovvero la rilevazione degli ostacoli davanti alla telecamera. Per funzionare funziona. Il problema è che il display deve essere sempre acceso e questo sì è una sicurezza perché guarda davanti a noi, se siamo distratti lui ci avvisa se c'è un ostacolo imminente, ma è anche un problema perché ci toglie visibilità posteriore essendo il display sempre acceso. Invece premendo una volta il tasto di accensione manderemo il display in standby, la retroilluminazione praticamente azzerata, si vede benissimo dietro e la dashcam continua sempre a registrare. E viene mostrato tra
tramite un'impressione sul display l'orologio. È una chicca davvero carina che chiunque salga sulla vostra auto non potrà che notare. Abbiamo poi il tasto per accedere subito alla retrocamera anche mentre siamo in marcia, io l'ho collegata ora e funziona molto bene. E infine abbiamo le impostazioni. Ce ne sono poche perché è stato tutto ottimizzato per questo dispositivo. Di base possiamo attivare e disattivare la wifi, l'hotspot, la connettività 4G della SIM telefonica, la luminosità, il volume e poco altro. E come quantità di impostazioni per evitare di distrarsi troppo tra menu e sottomenu, direi che così va più che bene. Considerazioni personali. Beh, durante la guida mi sono trovato davvero molto bene con questo specchietto smart perché da una parte ho sempre avuto un'ottima dashcam frontale, sempre attiva, sempre in funzione, che mi avrebbe comunque aiutato in caso di incidenti, e anche perché mi ha permesso ad esempio di attivare l'hotspot gratuito per i miei passeggeri senza dover accendere di fatto il display, oltre ovviamente ad accedere a tutte le funzionalità che ci permette un sistema Android, che sono praticamente infinite. E veniamo quindi ora all'aspetto più importante, la sicurezza. Io poi ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, vi consiglio di utilizzare questo specchietto smart in un determinato modo, ovvero lo tenete in standby durante la guida, quindi lui mostra solo l'orario e la data e continua a registrare, a riprodurre musica, a generare wifi gratuita, ma precisiamo, anche con il display attivo e con la retroilluminazione accesa, beh, non c'è davvero nessun problema per guardare alle spalle, si riesce sempre a distinguere bene le auto o comunque i pericoli in arrivo. Ma per totale sicurezza vi consiglio di accendere il display solo quando siete fermi, quindi magari mentre siete fermi ad un semaforo, mentre state facendo benzina o quando avete già parcheggiato. In tutte queste situazioni potete accendere in assoluta tranquillità il display e andare magari a vedervi un video su YouTube o utilizzare il navigatore GPS. Di base avete Google Maps, ma potete installare Waze, insomma tutto quello che volete. Un altro appunto: quando attivate il GPS Google Maps, in questo caso su questo specchietto smart, utilizzando la retroilluminazione al minimo livello, riuscite comunque a vedere benissimo alle vostre spalle. Inoltre, secondo me, ma questa è solo una mia opinione, è molto più sicuro vedere Google Maps, il navigatore, sullo specchietto, quindi mantenendo lo sguardo verso la strada, che invece andare ad abbassare lo sguardo per utilizzare il navigatore sul computer di bordo della vostra auto, che di solito è posizionato sempre in basso e quindi voi in quel caso non vedete la vostra strada. Però ovviamente questo andrebbe contro la legge, perché voi non potete avere delle distrazioni sullo specchietto davanti a voi, quindi utilizzate le funzionalità Android solo quando siete fermi. Vi dirò di più ragazzi, essendo questo specchietto smart di dimensioni molto grandi, da 10 pollici, quindi più grande di un comune specchietto retrovisore, per assurdo vedrete meglio alle vostre spalle con questo che è molto grande rispetto ad un classico specchietto d'automobile che solitamente si ferma attorno a questa dimensione. Ora veniamo all'aspetto più importante, ovvero i prezzi. Voi penserete che un prodotto del genere è davvero molto interessante, molto tecnologico, con GPS, 4G, SIM telefonica, dashcam frontale, posteriore, eccetera eccetera, 10 pollici di display, costi tanto? Beh, vi stupirò. Io ho voluto recensirvelo subito, quindi l'ho comprato da Amazon per averlo in 2-3 giorni e l'ho pagato 230 euro. Ma è presente su Banggood e altri store che vi linko tutti qui sotto in descrizione video ad un prezzo che oscilla attorno ai 100 euro, e per 100 euro secondo me è un acquisto davvero molto consigliato e un prezzo molto conveniente. Un'ultima cosa: andando ad installare delle determinate applicazioni di geolocalizzazione che vanno a comunicare tramite la SIM telefonica ad altri telefoni, sarebbe possibile anche sapere in ogni momento dove si trova la nostra automobile, a che velocità sta andando, se è in marcia, eccetera eccetera. Io non l'ho fatto perché non me ne intendo molto di queste applicazioni particolari, però si può fare. Bene amici, direi che questo ora è davvero tutto. Lui si sta spegnendo, riaccendendo perché è scarico, sotto il 20% di batteria, bisogna collegarlo sempre alla sua alimentazione. E ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questo prodotto.
sotto, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Se avete una qualsiasi domanda non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Se volete acquistarlo vi lascio tutti i link d'acquisto in descrizione video insieme ad eventuali coupon che vi ricordo non sono eterni, dopo alcuni giorni, alcune settimane, un certo numero di utilizzi possono scadere e io li pubblico sempre aggiornati sul mio canale Telegram delle offerte che trovate linkato qui sotto in descrizione video, insieme ai link anche per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! E infine amici, se volete supportarci, noi non vi chiediamo nessuna donazione, nemmeno nessun abbonamento per vedere questi video, ma un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video e direi che questo è davvero tutto, un ottimo prodotto che vi consiglio, ma guidate sempre in sicurezza con la testa, utilizzatelo solo quando siete fermi, nel modo che vi ho già spiegato. Fatemi sapere se volete vedere altri video dedicati a questi prodotti per la vostra automobile. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Games. Ciao ragazzi!